Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. In questo tutorial utilizzerò il Marc nella variante Cognac, un colore particolare ma facilmente abbinabile su tutto. È un filato composto dal 90% lana merinos e 10% seta. Un gomitolo di questi pesa 50 grammi e misura 120 metri di lunghezza. Per la lavorazione è consigliato l'utilizzo dell'uncinetto dal 3,5 a 4,5. Io in questo caso utilizzerò l'uncinetto del 4,5. Prima di iniziare vi ricordo che se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina in modo da non perdervi i prossimi video. Detto questo, iniziamo. Prima di iniziare andiamo a vedere un po' da vicino il progettino. Queste mattonelle che vedete sono le stesse usate per la realizzazione dell'elegante maglia gelsomino. Per chi fosse interessato vi lascio il link al video giù nell'info box. Allora, il primo fiore, cioè la punta, viene lavorata tutta per intera. Dal secondo giro i due fiori, il primo fiore viene attaccato, diciamo legato al primo fiore da questa parte e il secondo fiore viene legato da questa parte. Siamo alla terza riga con 3 fiori, quindi il primo fiore della terza riga viene legato da questa parte, il secondo fiore della terza riga viene legato sia da questa parte che da questa parte e il terzo fiore della terza riga viene legato da questa parte solamente. Passiamo alla quarta riga, quindi il quarto fiore, il primo fiore della quarta riga viene legato da questa parte, il secondo fiore della quarta riga viene legato sia da questa parte che da questa parte, il terzo fiore viene legato da questa parte e il quarto fiore viene legato da questa parte solamente. Siamo alla quinta riga dello scialle, quindi 5 fiori. Il primo fiore della quinta riga quindi viene legato da questa parte, quindi questo con questo. Il secondo fiore della quinta riga viene legato da questa parte e da questa parte, il terzo da questa parte e da questa parte, il quarto da questa parte e da questa parte, il quinto da questa parte solamente, e così via per la lunghezza che noi vogliamo. Alla fine di tutto, alla fine dei nostri fiori, quindi quando abbiamo raggiunto la nostra lunghezza e la nostra larghezza dello scialle, andiamo a lavorare mezzi fiori, perché unendo questa parte e poi andando a fare lo spicchio ci rimangono, vedete, ci rimane questa apertura così e non stava bene, quindi andiamo a fare mezzi fiori per riempire questo, diciamo, spazietto. Quindi vado a fare mezzo fiore e vado a legare da questa parte e da questa parte, passo nel secondo spazietto e vado a legare da questa parte e da questa parte e poi vado a legare e così via per riempire, vedete, tutti gli spazietti vuoti che rimangono. Quindi partiamo con il primo fiore. Allora, prendiamo il filo e l'uncinetto e andiamo a fare il primo fiore. Allora, come ho detto, il primo fiore va lavorato tutto, quindi filo e uncinetto, quindi andiamo a fare 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 catenelle. Ci chiudiamo nella prima con una maglia bassissima, quindi entriamo nella prima, ci chiudiamo con una maglia bassissima. Ok, si è formato, vedete, questo anelletto. Ci alziamo con 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Prendo il filo sull'uncinetto, entro in quel spazietto, vedete, nello spazietto che si è formato con le catenelle e vado a lavorare una maglia alta. 2 catenelle, 1, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello stesso spazietto, maglia alta. 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro di nuovo, maglia alta. Quindi vado a formare 8 spazietti di questi, quindi 8 spicchi.
Allora, sono arrivata a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spazietti, faccio 2 catenelle e mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Ok, e abbiamo 8 spazietti nel nostro lavoro. Con una maglia bassissima ci spostiamo al centro, vedete, del primo spazietto. Qui ci alziamo con 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 catenelle. Quindi giriamo il filo per 2 volte sull'uncinetto, entriamo nello spazietto e andiamo a fare una maglia alta doppia. Quindi chiudiamo 2, chiudiamo 2 e chiudiamo 2. Quindi 2 volte il filo sull'uncinetto, rientriamo di nuovo, chiudo 2, chiudo, chiudo. 2 volte il filo sull'uncinetto, rientriamo di nuovo e andiamo a fare una maglia alta doppia, quindi chiudiamo 2, chiudiamo 2, chiudiamo 2, quindi 4 maglie alte doppie. La prima è sostituita dalle 4 catenelle. Andiamo a fare 7 catenelle, 1, il primo angolo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle, prendo il filo 2 volte sull'uncinetto, entro nello spazietto successivo e vado a fare 4 maglie alte doppie. Quindi chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2, 2 volte il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo, chiudo 2, chiudo 2 e chiudo 2. Quindi vado a fare 4 maglie alte doppie. Ecco qui, e abbiamo formato il primo angolo. Adesso andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle e vado a lavorare 4 maglie alte doppie nello spazietto successivo. Quindi 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nello spazietto e vado a lavorare la prima maglia alta doppia, la seconda maglia alta doppia, 2 volte il filo sull'uncinetto e la terza maglia alta doppia e la quarta. Ok, e abbiamo fatto, vedete? Adesso andiamo a fare l'altro angolo, quindi 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle, prendo il filo 2 volte sull'uncinetto, entro nello spazietto successivo e vado a lavorare 4 maglie alte doppie. Allora ho fatto, vedete, il secondo angolo, quindi andiamo a fare 3 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, spazietto successivo, 4 maglie alte doppie. Adesso andiamo a fare il terzo angolo, 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, spazietto successivo, 4 maglie alte doppie.
abbiamo fatto il terzo angolo, 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nello spazietto successivo e ripeto le 4 maglie alte doppie. Andiamo a fare il quarto e ultimo angolo, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, mi rimane l'ultimo spazietto, vedete, da lavorare, quindi vado a fare 4 maglie alte doppie, 1 2 3 e 4 maglie alte doppie. Ok, vado a fare 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, mi vado a chiudere nella prima catenella delle 4, quindi qui in alto mi vado a chiudere con una maglia bassissima, vado a fare un nodino e tagliamo il filo, taglio il filo e vado a fare un nodino qui. Adesso a questo punto, terminato, vedete, il primo fiore, ecco qua, terminato il primo fiore, ci conviene sempre nascondere subito il filo. E il primo fiorellino, vedete, è fatto. Allora, terminato il primo fiore, nascosto tutti i fili, quindi adesso dobbiamo legare un fiore da questa parte e un fiore da questa parte. Quindi prendiamo il filo e l'uncinetto e avviamo le 8 catenelle. 1 2 3 4 5 6 7 e 8 catenelle. Mi chiudo nella prima con una maglia bassissima, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e 2 di separazione, quindi 5 catenelle, filo sull'uncinetto, entro qui e vado a fare il primo spazietto, 2 catenelle, secondo spazietto, 2 catenelle, maglia alta, 3 4 5 6 e 7 maglie alte, quindi 7 spazietti, vedete, 1 2 3 4 5 6 7, 2 catenelle, mi chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima, quindi 8 spazietti di questi, lo passiamo dietro. Ok, allora con una maglia bassissima ci spostiamo nel primo spazietto, così ci alziamo con 4 catenelle, 1 2 3 4 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nello spazietto e vado a fare le 4 maglie alte doppie, quindi 2 3 e 4 maglie alte doppie. Adesso ci dobbiamo legare al fiore, quindi giriamo il fiore dal rovescio, quindi mettiamo rovescio con rovescio, quindi qui all'angolo abbiamo le 7 catenelle, quindi andiamo a fare 3 catenelle, le andiamo a fare nel fiore nuovo, quindi 1 2 3 catenelle, la quarta, vedete, metto rovescio con rovescio, la quarta la andiamo a fare, ci leghiamo al fiore, quindi entro nelle catenelle, vedete, così,
e prendo la quarta catenella, quindi la vado a lavorare così, quindi 4, 5, 6 e 7 catenelle, quindi ho già legato, vedete, il fiore da un lato. Adesso andiamo a lavorare uno spicchio nuovo, quindi 2 volte il filo sull'uncinetto, andiamo a fare questa parte, vedete, ho fatto questa parte, queste le catenelle, adesso andiamo a fare questa parte, uno spicchio, andiamo a lavorare uno spicchio, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nello spicchio successivo e vado a lavorare 4 maglie alte doppie. E abbiamo lavorato, vedete, anche questa parte. Adesso ci sono le 3 catenelle, quindi una catenella la vado a fare nel fiore nuovo, una vado qui, entro nelle 3 catenelle, vado a prendere la seconda catenella così, quindi esco così e la chiudo così, la seconda catenella, la terza la vado a fare qui. Adesso andiamo a fare questo spicchio, quindi dobbiamo fare questo spicchio e andiamo nel fiore nuovo a fare lo spicchio, entro in questo spazietto e vado a fare le 4 maglie alte doppie. Adesso abbiamo le 7 catenelle, quindi 3 catenelle le andiamo a fare nel fiore 9, quindi 1, 2, 3 catenelle e mi vado a legare nelle 7 catenelle. La quarta la vado a fare così, quindi 4, 5, 6 e 7 catenelle. 2 volte il filo sull'uncinetto e vado a lavorare uno spicchio nuovo. Le 4 maglie alte doppie. 1, 2, 3, 4. Vedete, già abbiamo legato il nostro fiore. Adesso andiamo a completare il fiore. 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle, andiamo a lavorare uno spicchio nuovo. Andiamo a fare le 4 maglie alte doppie. Andiamo a fare il terzo angolo, quindi 2 angoli, vedete, ci siamo legati con gli angoli e col centro, vedete qui abbiamo legato questa parte, il primo angolo, le 3 catenelle, il secondo angolo. Adesso andiamo a fare il terzo angolo, 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle e vado a lavorare uno spicchio nuovo, 4 maglie alte doppie. Ecco qua, abbiamo fatto, vedete, il terzo angolo. Andiamo a fare le 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle e lavoro lo spicchio nuovo. Andiamo a fare il quarto angolo, quindi 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 catenelle e lavoriamo l'ultimo spazietto con 4 maglie alte doppie. Quindi ci manca solamente
le 3 catenelle. Siamo qui, praticamente ci mancano solo le 3 catenelle, quindi facciamo 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle, ci chiudiamo, vedete, nella prima maglia, nelle 4 catenelle, quindi nella catenella in alto, qui con una maglia bassissima. Facciamo un nodino, tagliamo il filo, tiriamo così, quindi nascondiamo subito il filo. E abbiamo fatto il secondo fiore. Ok, così. Adesso andiamo a mettere un fiore qui, quindi andiamo a fare il secondo fiore. Il secondo fiore viene legato da questa parte, quindi prendo il filo sull'uncinetto e vado a fare le 8 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 8 catenelle, entro nella prima, mi chiudo con una maglia bassissima e vado a lavorare gli spazietti, 8 spazietti, quindi mi alzo con 3 catenelle e 2 di separazione, quindi 5 catenelle, vado a prendere il filo sull'uncinetto e vado a fare il primo spazietto, 2 catenelle, entro e siamo a 2, 2 catenelle e siamo a 3, 2 catenelle, 4, 5, 6, 7, 2 catenelle e mi vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima, così, ok. Con una maglia bassissima mi sposto nel primo spazietto e mi alzo con 4 catenelle, quindi 1 2 3 4 e vado a lavorare sempre nello stesso spazietto 3 maglie alte doppie, perché la prima è sostituita dalle 4 catenelle. 2 volte il filo sull'uncinetto, andiamo a lavorare 3 maglie alte doppie. Fatte le 4 maglie alte doppie, andiamo a fare 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle e ci andiamo a legare da questa parte, quindi giriamo il lavoro dal rovescio, vi raccomando deve essere sempre rovescio con rovescio, e andiamo a legare questa parte, quindi mi vado ad appoggiare così, quindi ho fatto le 3 catenelle, qui ci sono 7 catenelle, andiamo a fare la quarta prendendo anche il fiore sotto, quindi prendo la catenella sotto, vedete, vado a fare la quarta catenella, 5 6 e 7 catenelle, quindi vado a lavorare nel fiore nuovo uno spicchio con 4 maglie alte doppie. Quindi lavorate le 4 maglie alte doppie, qui abbiamo le 3 catenelle, vedete qui le 3 catenelle, quindi ci andiamo a legare qui, una catenella la andiamo a fare qui, una catenella, prendiamo le 3 catenelle del fiore sotto, facciamo la seconda e la terza la andiamo a fare qui. Adesso andiamo a lavorare questa parte, vedete questo spicchio di fiore, quindi 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nello spicchio nuovo del fiore e vado a lavorare 4 maglie alte doppie.
lavorate, vedete le 4 maglie alte doppie sono queste. Adesso dobbiamo fare le 7 catenelle, quindi ci dobbiamo legare anche in questa parte, quindi andiamo a fare 3 catenelle, li vado a fare qui, 1 2 e 3 catenelle, e poi qui vedete che c'è la catenella, si forma questo piccolo buchino, non so se lo vedete, ok, questo piccolo buchino, quindi vado ad entrare in questo buchino così e vado a prendere la quarta catenella, 5 6 e 7, quindi vedete che già è legato anche da questa parte, vedete, è anche legato da questa parte. Adesso lavoriamo uno spicchio, quindi 2 volte il filo sull'uncinetto e vado a lavorare questo spicchio qui, 4 maglie alte doppie, 1 2 3 e 4, le 3 catenelle, quindi abbiamo fatto il secondo angolo, andiamo a fare 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle, lavoriamo uno spicchio nuovo, quindi 4 maglie alte doppie, 1 2 e 3 maglie alte doppie, 3 4, e adesso andiamo a fare il terzo angolo, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto e lavoriamo uno spicchio nuovo, 1 2 3 e 4 maglie alte, le 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, spicchio nuovo, 1 2 3 4 maglie alte doppie, e adesso andiamo a fare il quarto angolo, 7 catenelle, 2 3 4 5 6 7 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, lavoriamo l'ultimo spicchio, e 4 spicchi, 3 catenelle, 2 e 3, e poi ci chiudiamo nella quarta catenella qui in alto con una maglia bassissima, ecco qui, facciamo un nodino, tagliamo il filo, tiriamo così, stringiamo un pochino e andiamo a nascondere il filo. Abbiamo fatto il secondo fiore, ecco qua, e adesso andiamo a fare 3 fiori, quindi uno viene legato qui, uno viene legato da questa parte e da questa parte, e uno viene legato solamente da questa parte, vedete? Adesso vi faccio vedere io. Allora, siamo al secondo fiore, adesso dobbiamo fare il terzo fiore, quindi il primo fiore del terzo fiore viene legato da questa parte, il secondo fiore viene legato da questa parte e da questa parte, e il terzo fiore viene legato da questa parte, quindi andiamo a lavorare 3 fiori, 8 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7
e 8, mi chiudo nella prima con una maglia bassissima, mi alzo 2 3 4 5 catenelle e vado a fare i 7 8 spazietti. 1 2 3 4 5 6 e 7. Allora, fatti 7 spazietti, vado a fare l'ottavo, quindi 2 catenelle e mi vado a chiudere nella catenella qui in alto, nella quarta catenella, 1 2 3 nella terza catenella qui, quindi ci chiudiamo nella terza catenella con una maglia bassissima. Con una maglia bassissima ci spostiamo nel primo spazietto e andiamo a fare le 4 maglie alte doppie, quindi la prima è sostituita dalle 4 catenelle, 1 2 3 e 4, e poi vado a fare 3 maglie alte doppie. Allora, fatte le 3 maglie alte doppie, andiamo a legare la terza fila, quindi i 3 fiori, quindi volto il mio lavoro dal rovescio, quindi vado a legare il primo fiore qui, vado a fare 3 catenelle qui, quindi rovescio con rovescio, e mi vado a legare su queste catenelle, sulle 7 catenelle, quindi 3 catenelle le ho fatte qui, una la faccio entrando nelle 7 catenelle, faccio la quarta, 5 6 e 7 catenelle, lavoro uno spicchio del fiore nuovo, quindi 1 2 3 e 4 maglie alte doppie, 4 maglie alte doppie. Qui abbiamo le 3 catenelle, quindi facciamo una catenella, la facciamo qui, una catenella prendendo le 3 catenelle e una catenella la facciamo qui. Andiamo a fare 4 maglie alte doppie in uno spicchio nuovo, 1 2 3 e 4 maglie alte doppie. Qui abbiamo le 7 catenelle, quindi il secondo angolo, quindi andiamo a fare il secondo angolo, 3 catenelle li vado a fare qui, entro qui nelle 7 catenelle, vado a fare la quarta, 5 6 e 7, volto il mio lavoro, quindi andiamo a finire il fiore, vado in uno spicchio nuovo, 4 maglie alte e doppie, quindi andiamo a terminare tutto il fiore. Allora, legato anche il primo fiore della terza riga, quindi dobbiamo fare 3 fiori, quindi uno l'abbiamo legato qui, uno lo leghiamo qui al centro e uno lo leghiamo qui. Vediamo come legare il fiore al centro. Quindi io volto il lavoro sempre dal rovescio e ho fatto già, mi sono portata avanti facendo le 8 catenelle, 8 spazietti e le prime 4 maglie alte doppie, 3 catenelle. Rovescio con rovescio, mi vado a legare al centro, quindi parto da questo punto, vedete, da questo punto qui, e vado ad entrare nella catenella qui al centro, entro così, quindi ho fatto le 3 catenelle, quindi qui siamo all'angolo, dobbiamo fare l'angolo con 7 catenelle, 3 catenelle le ho fatte qui, una la prendo entrando nella catenella
quindi vado a prendere la quarta catenella, 4, 5, 6, 7 catenelle. Adesso vado a lavorare lo spicchio, cioè questo spicchio qui lo vado a lavorare nel fiore nuovo, quindi 2 volte il filo sull'uncinetto, vado a lavorare questo spicchio, quindi 1, 3 e 4 maglie alte. Allora, 4 maglie alte doppie. Adesso qui ci sono le 3 catenelle, vedete qui le 3 catenelle. Vado a fare una catenella, la faccio qui, una catenella prendendo le 3 catenelle sotto, quindi entro nelle 3 catenelle, vado a fare la seconda catenella e la terza catenella la vado a fare qui. Adesso lavoro un altro spicchio del fiore nuovo, quindi questo, a questo punto siamo, quindi vado a lavorare 2 volte il filo sull'uncinetto e lavoro anche questo spicchio, 1, 2, 3, 4 maglie alte doppie. Adesso siamo così, vedete, io lo appoggio così, così vi faccio vedere dove siamo arrivati. Vedete, siamo arrivati qui a questo angolo, quindi ci dobbiamo legare in questo angolo, quindi facciamo 3 catenelle, le andiamo a fare qui, 1, 2, 3 catenelle e dentro al centro, vedete qui al centro si forma questo piccolo buchino, vedete qui c'è un buchino, quindi vado ad entrare in questo punto e vado a fare la quarta catenella, 5, 6 e 7 catenelle, vado nel fiore nuovo e vado a lavorare uno spicchio, quindi dobbiamo legare questa parte e questa parte, 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nello spicchio nuovo e vado a fare le 4 maglie alte doppie, 1, 2, 3 e 4 e abbiamo legato, vedete, questa parte. Adesso dobbiamo legare questa parte, quindi vado a voltare il mio lavoro così, guardate, prendo questo lavoro, lo vado a girare e lo vado ad unire così, rovescio con rovescio, così, vedete, lo vado ad unire così, rovescio con rovescio. Ve lo faccio vedere di nuovo. Noi siamo su questo lato, vedete, noi abbiamo fatto questo lato, adesso dobbiamo legare questa parte, vedete, dobbiamo legare questa parte. Che faccio? Prendo la punta da questa parte e la vado a girare così, ecco qui, e vado a legare questa parte, quindi abbiamo le 3 catenelle, vado a fare una catenella, la vado a fare qui, una catenella la faccio prendendo le 3 catenelle del fiore sotto e una la faccio qui, 2 volte il filo sull'uncinetto, vado a lavorare uno spicchio del fiore nuovo, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie alte doppie. Ok, qui abbiamo, vedete, l'angolo, quindi vado a fare 3 catenelle, li vado a fare qui, una catenella la vado a fare prendendo la catenella sotto, le 7 catenelle, quindi la vado a fare una catenella e poi 3 catenelle, 1, 2 e 3. E adesso andiamo a finire il nostro, vedete, adesso vado a finire il mio fiore, quindi qui c'è lo spicchio nuovo, andiamo a fare 4 maglie alte doppie, quindi 1, 2,
3 e 4 maglie alte doppie, 3 catenelle, qui 4 maglie alte doppie, quindi vado a finire tutto il fiore. Allora, arrivati a questo punto andiamo a chiudere il fiore con 3 catenelle e nella quarta catenella mi vado a chiudere con una maglia bassissima. Ok, faccio un nodino e taglio il filo, tiro, stringo un pochino e andiamo a nascondere anche questo filo. Legato anche il secondo fiore della terza riga, andiamo a legare il terzo fiore, quindi giro il mio lavoro dal rovescio e mi vado a legare un fiore qui. Quindi io ho fatto le 3 maglie alte doppie e le 3 catenelle, quindi vado ad entrare, vedete, in questo punto qui dove si forma, vedete, questo buchino, vado ad entrare qui e vado a fare la quarta catenella. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, esco e vado a fare la quarta catenella, 5, 6 e 7 catenelle. Vado a lavorare uno spicchio nuovo, quindi 1 e 2, con 4 maglie alte doppie, 1, 2, 3 e 4 maglie alte doppie. Ok, quindi abbiamo fatto questa parte. Adesso abbiamo le 3 catenelle, una catenella la andiamo a fare qui, una catenella entrando nelle 3 catenelle del fiore sotto e una catenella qui. Andiamo a lavorare un altro spicchio. Ok, abbiamo fatto, vedete, basta piegarlo così e sappiamo cosa dobbiamo fare. Vedete, abbiamo fatto le catenelle, ci siamo legati a fiore di sotto, qui le 3 catenelle prendendo la catenella anche di sotto. Adesso dobbiamo fare l'angolo, quindi 3 catenelle le andiamo a fare in questo fiore, 1, 2 e 3 catenelle, 1 la andiamo a fare entrando nelle 7 catenelle del fiore sotto, andiamo a fare la quarta catenella, 5, 6 e 7 catenelle. Quindi lavoriamo adesso, andiamo a finire tutto il fiore. Arrivati alla fine del fiore vado a fare 3 catenelle e mi vado a chiudere qui nella quarta catenella iniziale con una maglia bassissima. A questo punto faccio un nodino, vado a tagliare il filo e vado a nascondere i fili di lavorazione. Adesso ecco qui. Adesso dobbiamo andare avanti per quanto lo volete largo il vostro scialle, più fiori andate a fare in larghezza, quindi io mi sono fermata a 13 fiori, quindi la mia misura dello scialle è 1,5 m come larghezza e sono 13 fiori e come altezza ho 1,10 m. Questo perché
i fiori da questa parte sono chiusi, mentre vedete sopra, nella parte sopra, rimangono aperti, quindi si allarga un tantino il lavoro. A questo punto andate avanti lavorando i fiori. Adesso dobbiamo fare il quarto giro di 4 fiori, quindi uno viene legato qui, uno viene legato da questa parte e da questa parte, questo viene legato da questa parte e da questa parte, e qui viene legato da questa parte solamente, quindi è una cosa che si ripete sempre. Terminati i nostri 13 fiori andiamo a chiudere gli angoli, andiamo a lavorare mezzo fiore e andiamo a lavorare questo mezzo fiore per chiudere l'angolo. Vado a fare 5 catenelle questa volta, 1 2 3 4 e 5 catenelle. Mi vado a chiudere nella prima con una maglia bassissima, così, e mi alzo con 1 2 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e 2 di separazione. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nello spazietto che si è formato con le catenelle e vado a fare maglia alta, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro, maglia alta, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro, maglia alta, 2 catenelle e un'altra maglia alta, quindi 4 spazietti solamente, vedete? Quindi 1 2 3 4 spazietti. A questo punto vado a fare 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle. Prendo il mio lavoro così, volto il mio lavoro così, quindi dal rovescio, vedete, dal rovescio. Ho fatto le 3 catenelle, quindi vado a legare tutta questa parte del mio fiore. Quindi iniziamo da qui. Qui abbiamo le 7 catenelle, 3 catenelle le ho fatte qui, vado ad entrare nella catenella di sotto e vado a fare la quarta catenella, così, 5 6 e 7 catenelle. Nel primo spazietto, vedete qui, nel primo spazietto che mi viene di questo mezzo fiore, vado a fare le 4 maglie alte doppie, quindi 2 volte il filo sull'uncinetto, entro e vado a fare 4 maglie alte doppie, quindi 1 2 3 e 4 maglie alte doppie. Ok, abbiamo fatto le 4 maglie alte doppie così. Quindi adesso qui vedete abbiamo le 3 catenelle, quindi abbiamo fatto le 4 maglie doppie che sarebbero queste. Adesso andiamo a fare le 3 catenelle, quindi una catenella la andiamo a fare qui, una prendendo le 3 catenelle di sotto, quindi entriamo nelle 3 catenelle di sotto e andiamo a fare la seconda catenella, e la terza la andiamo a fare qui. Quindi qui abbiamo uno spicchio, quindi andiamo a lavorare uno spicchio nuovo, quindi 1 2 3 e 4 maglie alte doppie. Adesso ci dobbiamo legare al centro qui, vedete, quindi abbiamo legato anche questa parte, abbiamo fatto questa parte, adesso ci leghiamo qui con le 7 catenelle, quindi 3 catenelle li facciamo qui, 1 2 e 3 catenelle, e mi vado a legare con queste maglie, quindi al centro, quindi apro le maglie così, vedete, li apro così e c'è quel buchino, questo buchino, entro qui proprio e vado a fare la quarta catenella, quindi voltiamo il lavoro così ci viene meglio lavorare. Quindi andiamo a fare altre 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle, quindi 2 volte il filo sull'uncinetto, andiamo a lavorare uno spicchio nuovo, quindi 1 2 3 e 4 maglie alte doppie.
ok, abbiamo legato anche, vedete, la parte qui. Adesso qui abbiamo le 3 catenelle, quindi una catenella la facciamo qui, una catenella la andiamo a fare nel fiore di sotto e un'altra catenella qui. Abbiamo lo spicchio nuovo, andiamo a lavorare l'ultimo spicchio, andiamo a lavorare le 4 maglie alte doppie. Quindi 4 maglie alte, quindi ci rimane l'ultimo spazietto da legare, quindi con le 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle, mi vado a chiudere nella quarta catenella dello spazietto, vedete, dello spicchio qua dell'angolo, mi vado a chiudere nella quarta catenella. Quindi conto 1 2 3, nella quarta entro così con una maglia bassissima, mi vado a chiudere, faccio un nodino, taglio il filo e lo vado a nascondere. Quindi abbiamo fatto, vedete, il primo angolo con metà fiore. Adesso andiamo a fare anche questo. 5 catenelle, 1 2 3 4 5 catenelle, mi chiudo nella prima con una maglia bassissima e vado a fare i 4 spazietti, 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta e 2 catenelle di separazione. Quindi vado ad entrare per 4 volte, 1 2 3 e 4 spazietti. Quindi ho fatto, vedete, 4 spazietti. Adesso andiamo a coprire questo, vado a fare 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, volto il mio lavoro così, ecco qui, così, e mi vado a legare con la quarta catenella entrando nell'angolo. Quindi devo legare questa parte, questa parte, questa parte, questa parte e questa parte. Quindi ho fatto le 3 catenelle e mi vado a legare nel primo angolo con una maglia bassa con la quarta catenella, 5 6 e 7 catenelle. Vado a lavorare uno spicchio nuovo, quindi con 4 maglie alte doppie, quattro maglie alte doppie. Qui abbiamo le 3 catenelle, quindi faccio una catenella, la vado a fare qui, una catenella prendendo la catenella di sotto, le 3 catenelle di sotto, vado a fare la seconda catenella e la terza catenella, vado a fare ancora 4 maglie alte doppie in uno spicchio nuovo, quindi lavorato uno spicchio nuovo, andiamo a legare l'angolo, quindi vado a fare 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle e vado ad entrare al centro, vedete qui, e vado ad entrare proprio qui in questo punto e vado a fare la quarta catenella, 5 6 e 7 catenelle, prendo il fiore nuovo, vado a lavorare uno spicchio con 4 maglie alte doppie, 1 2 3 e 4 maglie alte doppie. Adesso
vedete abbiamo legato questa parte, adesso dobbiamo legare le 3 catenelle, quindi vado a fare una catenella, quindi una catenella, entro nelle 3 catenelle qui e vado a fare la seconda e la terza, 2 volte il filo sull'uncinetto e vado a lavorare l'ultimo spicchio, 1, 2, 3 e 4 maglie alte doppie. Quindi fatte le 4 maglie alte doppie ci leghiamo adesso su questo angolo, vedete l'angolo del fiore, vedete le 7 maglie, andiamo a legare l'ultimo angolo, quindi vado a fare 3 catenelle e mi vado a chiudere qui al centro, qui con una maglia bassissima, vado a fare un nodino, taglio il filo e vado a nascondere tutti i fili di lavorazione, ecco qui, e abbiamo fatto anche questo angolo, vedete? Il lavoro è semplicissimo, quanto lungo volete il vostro scialle andate avanti con i fiori. Io mi sono fermata a 13 fiori, come larghezza ho 1,5 metri e come altezza 1,10 metri e ho fatto 13 fiori. Quindi andiamo avanti, noi ci siamo fermati, vedete, ci siamo fermati a 3 fiori, nel campione abbiamo 3 fiori, vedete, 3 fiori. A questo punto dobbiamo fare il quarto fiore, la quarta riga dello scialle, quindi dobbiamo legare il fiore, lo andiamo a legare qui, il secondo fiore del quarto fiore lo andiamo a legare sia da una parte che dall'altra, il terzo fiore della quarta riga andiamo a legare da questa parte e da questa parte, e il quarto fiore lo andiamo a legare solamente da questa parte, il quinto fiore quindi lo andiamo a legare da questa parte, il secondo fiore della quinta riga lo andiamo a legare sia da una parte che dall'altra, il terzo fiore della quinta riga questa parte, il quarto fiore da questa parte e il quinto fiore da questa parte solamente. È un lavoro semplicissimo. Quando finiamo tutti i nostri fiori andiamo a fare l'ultimo giro con metà fiore, ok? Quindi questo è tutto il lavoro che dobbiamo andare a fare. Spero che il progetto vi sia piaciuto. Io come al solito vi aspetto sul mio gruppo Facebook Dolce Vita e le Dolcine. Giù in descrizione vi lascio tutti i link dei miei contatti. Bene, il mio tutorial termina qui, vi ringrazio tantissimo per la visione e vi auguro una magnifica giornata. Noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, sempre qui sul canale di Dolce Vita. Un saluto a tutti.